benvenuti in questo nuovo video. Oggi una piccola guida per cucire il corpo borsa alla clic clac. Prima di poterlo fare vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Ora, come penso sappiate, il primo passo per strutturare una clic clac è quello di realizzare un fondo che sia delle dimensioni dell'apertura della nostra clic clac. Una volta creato questo fondo, con il punto che preferiamo cominciamo a salire. Ed ecco, io qui ho realizzato un semplice borsellino di maglie alte con un classico cotone. Un'altra accortezza importante che dobbiamo valutare è sempre la scelta del filato in base alla profondità delle nostre clic clac. Cosa vuol dire? Se io avessi usato un filo molto più spesso, purtroppo non sarebbe mai riuscito ad entrare in questa piccola fessura. Ora è vero che anche se non entra in maniera perfetta, riusciamo comunque poi a cucire e chiudere la nostra clic clac, ma più è compatibile e sicuramente più terrà la nostra pochette o borsa che sia. Diamo una struttura al nostro sacchettino e ci incorporiamo la chiusura in questo modo. Con l'aiuto dell'uncinetto cominciamo a inserire con molta pazienza, anche di qualche millimetro, la lavorazione nella fessura della chiusura. Qualora doveste incontrare particolare difficoltà, quello che vi consiglio è di fermarvi subito i primi punti di lavorazione con, in questo caso, filo di nylon trasparente, ma potrete, volendo un effetto più visibile, utilizzare anche lo stesso filato di lavorazione. Io preferisco celare le cuciture e stando bene attenti che il fondo combaci con la forma della chiusura, andiamo ad inserirci in un punto e in un forellino. Facciamo passare in questo modo. Adesso foro successivo, sempre lavorazione, ed ora possiamo già stringere il nostro nodo per dare un inizio di stabilità alla lavorazione. Una volta realizzato il primo nodo, vedete già come automaticamente entra la lavorazione all'interno della chiusura. A questo punto riprendiamo un altro pezzettino di lavorazione e ci accerchiamo di sbucare nel foro successivo. E dobbiamo fare altro che proseguire per tutto il perimetro. Come vedete, la lavorazione è entrata automaticamente nella fessura della chiusura e non si vede nulla perché abbiamo lavorato con un filo trasparente, tra l'altro anche molto resistente. Questa è la versione che io preferisco. Ovviamente, come ripeto, potrete utilizzare il filo che preferite. In questo caso non ho voluto foderare la borsettina perché voglio darvi semplicemente una dimostrazione di come si possono cucire appunto le chiusure clic clac ai corpi borsa. Vale naturalmente per i piccoli borsellini o portachiavi, ma anche per le grandi borse. Il metodo più consigliabile è quello proprio di andare ad inserire prima tutta quanta la lavorazione all'interno della chiusura in modo che stia ben ferma e poi procedere alla cucitura. Ma qualora dovessero sorgere delle piccole problematiche e dei piccoli contrattempi, questo senz'altro è un metodo che vi salva dal rifare il lavoro. Una volta appunto fatto un nodino e nascosto il filo, chiudiamo la nostra clic clac ed eccoci con il borsellino perfetto e completo. Vedete, non ci vuole tantissimo tempo, ci vuole solo un po' di pazienza. Spero che questa piccola guida arricchita con qualche trucchetto salvatempo possa esservi stata utile per le vostre clic clac. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se conoscete qualche trucchetto in più inerente proprio alle clic clac e vi aspetto come al solito alla prossima guida.